Buongiorno, ben ritrovati sul mio canale. Oggi sono Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vi presento una nuova piastrella con il cuore. Questa l'ho pensata ad esempio per una copertina, oppure, cioè questa è fatta in acrilico, però pensate che facendola con un cotone la dimensione diminuisce, quindi potrebbe essere utilissima anche per realizzare, perché no, una presina. È bicolore, vediamo un po' come lavorare. Oggi la facciamo con il cuore centrale rosso con la bordatura grigia. Il lavoro è molto semplice, si parte come al solito con un anello magico in cui andremo a realizzare un primo giro di 4 gruppetti da 3 maglie, tipo la piastrella granny. Guardate, questa in realtà è una granny però piena, quindi io tengo il lavoro già realizzato lì per poterlo poi utilizzare per dare un'occhiatina. Faccio il mio anello magico e mi alzo con 3 catenelle, 2 3, rientro, faccio il primo gruppetto. Ecco la mia gatta che arriva a scocciare a tirar via il lavoro, scusate. Faccio il mio primo gruppo di 3 maglie alte, ne devono essere 4 al centro della lavorazione, sono le prime 3. Aggiungo 3 catenelle, faccio le altre, 1 2 e 3. Cerchiamo di fare un passo a passo, anche se in alcuni momenti scusate, della lavorazione cercherò di accelerare, però preferisco non farvi perdere nessun passaggio. Siamo al terzo gruppo, 2 3 3 catenelle, 2 3. Siamo all'ultimo gruppo di lavorazione, 3 maglie alte. Un attimo che tiro un pochino la codina del mio anello magico. In questo modo spostiamo un attimo quella già pronta, vado a rifare all'interno altre 3 maglie alte e poi arriviamo alla chiusura. Questa volta la chiusura la facciamo in questo modo: tiro, faccio una catenella, filo sull'uncinetto, vado nella terza catenella delle prime 3 lavorate iniziali, scusate, e vado a chiudermi con una mezza maglia alta. Lo scopo qual è? Quello di realizzare proprio l'angolino dei giri, perché si parte proprio da qui. Nel secondo giro la situazione è sempre la stessa, si continua con il rosso e ogni lato è costituito da 2 5 7 maglie alte. Come faccio? Avvio la prima maglia alta rientrando nell'archetto, tirando su il filo, maglia bassa, 2 catenelle, poi rientro e ne costruisco un'altra. Gli angoli della nostra piastrella a cuore sono quindi costituiti da 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. Vado a rimontare 3 maglie alte sulle 3 sottostanti, siamo alla terza, rientriamo qui, facciamo poi l'angolo. L'angolo è costituito da 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1 2 3, 2 maglie alte. Allora abbiamo detto che il secondo giro è tutto un giro di rosso, ugualmente il colore che abbiamo scelto per, appunto, per fare la parte centrale. Quello che vi consiglio, perché sul rosa in contrasto al grigio un pochino la cosa si nota, utilizzate
due colori molto contrastanti. Perché? Perché innanzitutto quando io vado poi a lavorare vedrete che il filato grigio, nel caso dello sfondo così, come il filato rosa in quella che ho realizzata, devono scorrere all'interno della lavorazione stessa, quindi potranno essere un po' visibili. Quello che vi consiglio, utilizzate comunque un 2 filati magari in forte contrasto tra di loro per poter camuffare meglio e poi lavorare in maniera molto stretta. Cioè io già questo è un acrilico con un uncinetto 4, già ho una lavorazione bella rigida. Se avessi utilizzato un 3 e mezzo scricchiolerebbe, quindi secondo me è stato opportuno, almeno a mio avviso, utilizzare un 4 invece che un 3 e mezzo. Intanto mentre vi spiegavo l'utilizzo dei filati, sono arrivata all'ultimo pezzo del secondo giro e quindi sono quasi addirittura d'arrivo, ok? Nel terzo giro iniziamo a lavorare con l'altro colore. Siamo arrivati quasi alla fine. Vedete che qui metà angolo è già costruito, entro qui 1 2, come chiudo? Catenella, filo sull'uncinetto, mezza maglia alta, ok? Adesso cosa succede? Dobbiamo andare a iniziare a introdurre qui, lo vedete, dove c'è il primo, le prime 3 maglie grigie. Cosa faccio? Continuo con 4 maglie alte, nel mio caso rosse. Come abbiamo detto, qui mi riaggancio sotto, faccio una maglia bassa, 1 e 2, un'altra maglia bassa e ne costruisco, ne vado a porre altre 2 qui sopra diciamo sulla prima del giro precedente e poi sulla seconda. La seconda non la chiudo perché qui è il momento di agganciare il filato di contrasto. Eccolo qui, scusate, la gatta me l'ha tirato via. Comunque ci siamo, eccoci qua. Allora, lascio un po' di filo che poi andrò a chiudere con un ago e tengo fermo il rosso in questo modo, pesco il grigio e vado a chiudere la mia maglia alta con il grigio. Cosa faccio a questo punto? Metto il filo sull'uncinetto grigio, questi 2 cappietti che sono quello iniziale del grigio e il rosso di lavorazione li tengo fermi e vado a realizzare 3 maglie alte inglobandoli all'interno della lavorazione stessa. Tiro un po' il filo per chiudere il primo nodo che ho sull'uncinetto, prima, seconda e infine terza. Arrivati a questo punto devo attuare un cambio di colore, quindi rimetto giù il grigio, in questo modo faccio risalire il rosso e lo aggancio, ok? Allora, per questo giro il grigio lo lascerò sotto senza inglobarlo, magari potrei inglobare la codina per tenere ferma poi la lavorazione. Per ora il grigio lo lascio qui perché nel giro successivo andrò a lavorare qui il grigio, quindi non mi conviene portarmelo in giro per tutta la lavorazione. E continuo in questo giro, tutto va fatto di rosso fino ad arrivare all'angolo, quindi si procede come al solito, continuo nella mia lavorazione. Io qui un pochino lo preferisco inglobare questo filato grigio
scusate, la codina, riprendiamolo da capo, mi infilo un po' la codina, faccio attenzione a non portarmi dietro la lavorazione grigio, magari me lo sposto da questo lato, e continuo. Opla, è un po' difficile perché logicamente essendo dei filati tendono a venire via. Allora inizio a opla, vedete è un po' macchinosa. Allora vai via. Facciamo così, spostiamoli e continuiamo. Tanto poi saranno fermati tutti con gli aghi. Sono qui 2, qui 1 e 2, angolo. Allora vi conto soltanto le maglie di lavorazione, poi vi lascio lavorare e ci vediamo alla fine del giro, perché tanto qui non c'è nulla da fare di diverso. Allora ogni lato sarà costituito da 2 maglie alte per l'angolo, poi una maglia alta su quelle sottostanti che erano 7, quindi 2 più 7 9, 10 e 11, e poi si crea l'angolo. Ci vediamo alla fine di questo giro prima della chiusura in questo angolino. A dopo. Allora, una volta giunti al termine, come al solito faccio una catenella, scusate, metto un pochino più su, una catenella, filo sull'uncinetto, una mezza maglia alta chiusa così, e anche questo è fatto. Adesso siamo arrivati in pratica a quest'altro giro. Come funziona in questo giro? Allora vado a rimontarmi 4 maglie, 4 maglie colorate, il colore del cuore, quindi 1 2 3 4, ok, guardate che è proprio molto veloce. Andiamo a fare, iniziamo a fare gli angoli in pratica, gli angoli del nostro cuore, quindi 4 maglie alte, come al solito. Scusate, qui non ho chiuso, perfetto, chiudo qui, maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, poi un'altra nell'angolo, poi altre 2 in successione, la prima rossa, la seconda. Non la chiudo perché devo fare un cambio colore. Il filo che era, vedete dov'era? Questo filo devo riportarlo qui per farlo inglobare nella lavorazione. Quindi a questo punto riprendo il filo grigio, lo chiudo qui, cerco di non far tirare troppo perché comunque poi adesso viene inglobato e non si noterà. Su queste vado a realizzare 2 maglie alte, queste sulla prima grigie, a un'altra, poi quelle sulle 3 del giro precedente, una, 2, 3, più altre 2 grigie, ok, per essere simmetrica la lavorazione. 1 e 2, e attuo il mio cambio colore in questa, quindi mezza la lavoro col grigio, la parte superiore la chiudo con il rosso. Perfetto, adesso vado a costruirmi, vi faccio vedere sulla piastrella già realizzata questo angolo che è costituito da
su questo lato 4, poi faccio l'angolo e vado a montare ben 2 4 6 8 10 11 maglie alte rosse. Ok, adesso però dobbiamo fare attenzione perché nella nostra lavorazione dobbiamo portare avanti il filo di contrasto, perché ci serve da lavorare anche sui laterali. Perciò vi dicevo, facciamo attenzione alla valutazione della scelta dei colori, perché più è facile camuffarli nella lavorazione, meno salteranno all'occhio, proprio per questo. Allora, qui vado a fare le mie due, poi altre due, 1 e 2 che rappresentano il mio angolo. Scusate, vado ad aggiungere 2 catenelle e vado a costruirmi le mie. Vedete che io sto portando all'interno della lavorazione, ve lo faccio vedere nella parte retrostante, devo tirare su il più possibile questa camera. Notate come io all'interno sto facendo passare che cosa è grigio, perché poi io lo andrò a utilizzare in altri punti della lavorazione. Quindi faccio il mio primo, secondo, devono essere 11, siamo 2, tiro 3, 4, andiamo, opla, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e infine 11, e siamo qui a questo punto. Dobbiamo fare l'angolo di grigio. Vado a fare il mio cambio di colore, porto sul grigio, andiamo a riprendere quella già realizzata, quindi devo fare questo pezzettino. Vado a montare 4 da questo lato e 4 dall'altra con l'angolo. Perfetto. Allora continuiamo con con i grigio. Opla, quindi 2 maglie alte qui per concludere la parte del cuore, poi altre 2, 1 e 2, 2 catenelle di separazione e ancora 2. 1 2, ricontrollo e dobbiamo farne altre 2, ve le faccio vedere, altre 2 per fare questo pezzetto, per arrivare qui, e faccio un altro cambio colore, 1 e 2, e poi abbiamo 2 4 6 7, dobbiamo andare a montare 7 maglie rosse, ok, per iniziare a fare intravedere la punta inferiore del cuore. 2 3 4 5 6 e infine 7 con il cambio colore. Ok, arrivati a questo punto vado a inserire le altre, come qui, per fare l'altro angolo, perché la lavorazione deve essere simmetrica.
quindi vado a mettere il mio angolo. Il cuore appunto ha due parti uguali, 1 2 3 4 1 2, vado a rimontare le altre dall'altro lato. Vedete che io sto sempre inglobando all'interno della lavorazione il filo che non utilizzo. Quando c'è il cambio, il resto va sotto, cioè va comunque lavorato, cioè va lavorato, va tenuto durante la lavorazione. Siamo arrivati a questo punto e adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a concludere questo lato, ok? Cioè questo lato che è uguale a questo, però metà qui è stato già lavorato, quindi andiamo a salire con le nostre 11 maglie alte rosse come su questo lato qui. Cambio colore, qui non l'ho fatto, il cambio colore si fa nella chiusura della maglia alta. Faccio salire sopra il rosso e vado a proseguire con le mie 11 maglie alte. La prima, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, le altre due dell'angolo, 10 11 catenelle chiusura, ok, 1 e chiusura qui. Allora con la nostra solita maglia mezza maglia alta, rivediamo il nostro progetto iniziale. Siamo arrivati a questo punto. Cosa succede? Che adesso la parte superiore del cuore è pronta, quindi io direttamente nella chiusura qui devo andare a mettere che cosa? Il grigio, perché abbiamo quasi concluso la lavorazione. Cosa faccio? Prima della chiusura riprendo in mano la situazione, sono alla catenella, devo chiudere. Allora cosa faccio? Monto la mia mezza maglia alta e poi mi aggancio con il grigio, perché in questo caso io devo andare in pratica a incorniciare il mio lavoro. 1 e 2 che rappresentano la prima maglia alta dell'angolo e l'altra. Allora qui come vedete non devo far altro che andare dritta con le maglie alte fino a fare l'altro angolo e scendere giù di 4. Lo facciamo da sole perché ormai abbiamo capito e ci rivediamo qui. Una volta arrivata in questo angolo, vedete io l'ho messa proprio come l'altra, devo andare a costruire, in pratica io sono arrivata all'ultimo giro del cuore, devo andare a costruire appunto questo lato qui, che è costituito da 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie del cuore. L'angolo è costituito da 4, io ho già attuato il cambio colore, quindi procedo con 7 maglie alte rosse. Con il rosso secondo me è più bello il contrasto, devo essere sincera. Il rosa è bello, però il rosso ha il suo perché. 2 3 4
5 6 e 7. Attuo il mio cambio di colore e proseguo nella lavorazione dell'angolo inferiore, di questo angolo, vedete questa parte qui che è bella lunga, fino ad arrivare sull'altro lato e andare a mettere 2 4 6 2 3 4 5 6 7 8 maglie grigie. Ok, siamo arrivati proprio alla fine, stiamo arrivando a costruire questo. Comunque, una volta fatto questo pezzo, noi dopo aver fatto l'angolo copriamo, diciamo, lavoriamo sulle prime due maglie alte rosse del giro precedente, altre due grigie, e poi facciamo lo spigolino inferiore. Va bene? Allora andiamo avanti. Una, così le contiamo insieme, 2 3 4, è quasi ora poi di togliere il rosso dalla lavorazione, perché questo è il giro conclusivo del cuore. 5 6 angolo 7 8 1 e 2 altro angolo 1 2 3, poi facciamo scivolare il filo, 3 4 5 6 7 8. Adesso ne abbiamo altre due qui, dobbiamo andare a metterne 3 di qua. Cambio il filo e ne mettiamo 3. Scusate, non ho fatto il cambio giusto, un attimo. Sono qui, prima grigia, seconda rossa, ne faccio 3, 1 2 e 3, ricambio il filo. Vedete che poi con l'abitudine si diventa molto veloci nel cambiare il filo, e vado a lavorare fino alla realizzazione dell'ultimo laterale, dell'ultimo pezzo rosso, che è questo. Quindi come prima costruisco sempre mantenendo il filo sotto. Allora, seconda maglia grigia, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava. Ok, ci siamo quasi. 1 e 2 angolo, vado su, ricopro quelle che ho in grigio, 2 3 4 5 6 7 e l'ottava a metà. Ok, così. E adesso mi tocca semplicemente andare a montare le ultime, che sono costituite da 1 2 3 4 5 6 7 maglie rosse. Io le conto per tutta sicurezza, devono avanzarne alla fine di rosse solo 2 sotto. 1
2, 3, la lavorazione io purtroppo dopo sono veloce perché suppongo che anche voi abbiate preso la mano, me lo auguro. 4, 5, 6 e 7. Siamo arrivati all'ultimo cambio. In questo caso noi abbiamo finito la lavorazione. Cosa faccio? Prendo il mio retro, vado a tagliare un filo abbastanza lungo di rosso perché poi mi può servire per poterlo fissare bene, no? E quindi il rosso lo tolgo, ok? Finiamo l'angolo e poi vediamo come fissare per benino il rosso. Allora, intanto cerco di mantenerlo fermo e continuo nella lavorazione. Opla, vedete, bisogna tenerlo fermo, se no quello viene fuori, perché proprio al rosso piace spiccare. Allora, 1, la seconda qui, vedete che c'è questo filo di grigio, è antipatico il rosso oggi, lo lasciamolo un attimo così, poi lo fissiamo. Eccoci, siamo alla penultima, ancora qui, 3 e 4, ok, catenella, concludo il mio giro con la mia famosa mezza maglia alta che ho perso, ok, e chiudo con una catenella. Questo è quanto. Adesso quello che ci resta a fare è quello di girare il lavoro, inglobare il nostro filato rosso. Io preferisco utilizzare l'uncinetto e cercare di puntarlo nella lavorazione con delle piccolissime maglie bassissime, scusate, in modo da inglobarlo proprio nell'ultimo giro, ok? Faccio in questo modo, solo sul rosso. Qui ho fatto addirittura il nodo, ma va bene uguale, cioè cercate di inglobarlo in qualche modo, tanto poi non si vedrà. Potete metterlo anche diciamo nelle asticciole delle maglie alte, in modo da farlo proprio entrare nella lavorazione, oppure potete usare anche l'ago, perché no? Cioè in realtà il nostro cuore è terminato, vedete? L'ultimo giro è soltanto quello che fa da cornice, quindi andiamo a ribordare tutta la nostra piastrella. Adesso guardate, cioè io qui andando di fretta non è venuta bella dritta dritta, però facendo un po' la mano viene uno splendido lavoro. Il risultato finale è questo dopo l'ultimo giro di grigio. Se vi è piaciuto il mio lavoro, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, seguitemi per altri tutorial e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao da Uncinetti allo sbaraglio.